Oggi andiamo a parlare di un'altra top di gamma, sempre di una penna, ma questa volta tutta made in Italy, perché è la famosa Sunskin Stilo Pen. Ma prima andiamola a vedere da vicino e poi vi dico cosa ne penso. Allora, così è come si presenta la Stilo Pen della Sunskin, scatola in alluminio davvero bella. Da una parte troviamo la scritta sunskintattoo.com, che è il loro sito internet, professional dal 97, uguale e uguale. La scatola è davvero bella, ricorda un po' le tolle della nonna, però a me piace davvero tanto. La penna in rilievo, la scritta ancora più in rilievo, è davvero un packaging davvero bello. Qua troviamo la scritta Made in Italy, perché questa macchinetta è fatta in Italia. Andiamo ad aprire la scatola e dietro troviamo le istruzioni della macchinetta scritte in italiano, un po' di dati, quando è stata testata, italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo e tante belle lingue. Qua troviamo tutte le istruzioni della macchinetta. Dentro troviamo un RCA per attaccare la macchinetta, un grip cromato tamarro trap per i rapper, a parte gli scherzi, un grip con uno smusso per chi dovesse piacere questo tipo di tubo con le zigrinature, un grip uguale a quello che monta la macchinetta più grosso, dimensione 30, qua abbiamo IOR in gomma per far sì che non scivoli e tutto il resto anodizzato, opaco. E poi troviamo la macchinetta e degli O-ring di scorta. Macchinetta che esteticamente è davvero bellissima, questo silver purple è davvero bella, davvero bella. Le mie ditate, vabbè, sono sempre quelle che sono, ma è colpa dei guanti. Effetto specchio sull'anello in centro e sulla punta della macchinetta. Macchinetta davvero piccolina, lei è larga solo 22 ed è lunga 11, quindi è davvero piccolina, però è piccolina, però si fa sentire perché lei pesa 130 grammi, quindi è piccola ma ha un buon peso, perché a me un po' di peso piace. Gli O-ring antiscivolo sono davvero belli esteticamente, non penso che servano per usare la macchina in questo modo e far sì che non scivoli, ma più che altro è per far sì che non scivoli la copertura che noi andremo a fargli sopra e per dare un feeling un po' più morbido al grip. Ora proviamo ad andare a smontare. Girando ovviamente si regola l'escursione del lago. E possiamo montargli su quello grosso. Altrimenti possiamo risvitarlo e montare quello cromato tamarro. Così la vedo più una penna per il make-up. Sembra una penna per il make-up. Rimettiamo sul suo. Qua troviamo dentro la parte interna della macchina che non ha nulla di che se non gli O-ring, quelli che troviamo anche intercambiabili dentro, perché può essere che si consumino. Macchinetta che non si regola in quanto durezza della battuta, ma si regola solo allontanando il grip. Ok? Il grip purtroppo non ha delle tacche, non ha nessuna tacca che fa sì che si fermi. Quindi può anche essere che sopra pensiero, magari con il peso del clip cord, magari quello ad angolo, la macchinetta ogni tanto giri da sola intanto che uno lavora. Che se io sto lavorando in questo modo e ho il cavo che mi pesa, magari può essere che io continuando a drizzarla e lei andando di qua, può essere che si sviti un po'. Avrei preferito se avesse avuto delle tacche. Monta un motore da 12 volt. Il prezzo di questa penna è di 590 euro più IVA. La corsa del lago è da 4 mm, cosa che a me piace davvero tanto. 4 mm davvero buona. Proviamo ad accenderla a vuoto. Così sono a 9.5 volt e lei fa davvero pochissimo rumore e vibra davvero poco. Vi dico subito che io preferirei, anzi se dovessi comprare una macchina simile monterei subito una curva a 90 gradi qua, perché è quasi assurdo che un cavo è più lungo della macchina, perché se io sto lavorando questo cavo così lungo
mi dà comunque fastidio, è troppo lungo, quindi monterei sicuramente una curva 90 gradi qua in alto, perché è davvero troppo lungo. Proviamo a montare una cartuccia, un pochino vibra, perché un pochino vibra la macchinetta con la cartuccia, però il rumore è bassissimo, per assurdo vibra di più quando la si va a stringere, quando stringiamo l'impugnatura lei vibra un pochettino di più. Aumentiamo l'escursione. Il rumore resta sempre quello, quindi la cartuccia è ben salda, il sistema funziona davvero bene. Questa era la Sunscreen Stilo Pen da vicino e ora vi dico che cosa ne penso. Cosa ne penso della Stilo? Allora, come prima cosa volevo ringraziare Sunscreen perché c'è gente come loro che da 20 anni o forse più produce macchine e nonostante il mercato, nonostante tutto, loro si ributtano dentro e fanno prodotti come questo. Perché noi italiani quando vogliamo sappiamo fare dei prodotti davvero buoni, quindi innanzitutto grazie, indipendentemente. Tornando a lei, cosa ne penso della Stilo? Che è una macchinetta sicuramente costruita bene, perché dà l'idea di macchinetta costruita bene, è solida, è piccolissima, perché lei fondamentalmente il corpo è piccolissimo. Poi lasciamo stare che il grip si può ingrandire, rimpicciolire, farlo più comodo, ma lei come corpo macchina è davvero piccolo, ma non è leggerissima, è piccola ma presente, quindi questa cosa a me piace perché si sente in mano, nonostante è così piccolina. Non fa rumore, ha un motore da 6 watt che spinge un bel po', quindi mai sentirete lei andare sotto sforzo. I grip sono intercambiabili, anche questa cosa mi piace molto. Sono antiscivolo, anche se dubito che una persona usi questi grip senza coprirli. Però se li bendate, se li impacchettate comunque non scivola, la pellicola non scivola, quindi questa cosa mi piace. Intercambiabili perché c'è quello piccolo, c'è quello più ergonomico e quello grosso, quindi anche questo a me piace davvero tanto. Design è davvero bellissimo, il design di questa macchina è davvero bello. Escursione da 4, l'escursione da 4 su una penna o l'escursione da 4 in genere, sapete benissimo che io sono di parte perché io sono super fan. Se voi mi mandate una macchina che è l'escursione da 4 io già sono contento, quindi questa cosa di questa macchina a me piace perché il 4 davvero ti permette di lavorare quasi in ogni situazione. L'unica cosa che rende questa macchinetta non versatile secondo me per tutti i tipi di stili è che è morbida, è davvero morbida ragazzi, è morbidissima, quindi se io devo usare questa macchina come sempre, come quasi per tutte le penne che non si regolano perché lei non si regola, ok? Non si regola la durezza della battuta, è fissa, come tutte le penne è molto soft, quindi io riesco a fare stili, riesco a sfumare, riesco a fare un black and gray bellissimo, riesco a fare del color bello saturo, riesco a non distruggere la pelle, quindi per tantissimi stili soft questa è una bombissima. Infatti tantissimi ritrattisti famosi nel mondo usano questa penna. Se i ritrattisti del mondo usano questa penna è perché la trovano molto soft. E se una macchinetta è tanto soft, secondo voi, come dico sempre, che le linee grosse fa fatica a tirarle. Però con l'escursione da 4, le mie linee piccole ce le tiro, perché col 6 watt è un motore che spinge, quindi delle linee io posso anche farle piccoline, ovvio. Ovviamente, come dico sempre, se devo fare solo lavori di linea grossa, magari non vado neanche a pensare a una penna, in genere. C'è chi non usa neanche le rotative, ok? Quindi, se faccio sicuramente uno stile grafico che traccio linee tutto il giorno, non andrò a prendere questa, è ovvio. Però se io ci sfumo, ci coloro, faccio ritratti, faccio neo traditional, faccio giapponese, tutti i tipi di color e di sfumatura con questa si possono fare. Anzi, lei è così morbida che tira fuori un black and gray che è devastante. Sul color è una bomba, sulle linee se ne può parlare. Sì e no, ma questo è roba da tutte le macchinette. Penne. Mi è piaciuta questa macchina? Sì, costruita bene, fatta bene, è una macchina che è una macchinetta, un prodotto italiano, un prodotto fatto bene, un prodotto molto versatile se non devo lavorare tutti i giorni con le linee, spinge, è morbida. L'unica cosa che mi lascia un po' perplesso è il 4 mm e tutto questo essere morbido. Boh,
potevano stare anche più corti, quindi avere una macchina più veloce e fare solo le sfumature, o mettere un motore più incisivo che permetteva di far tutto. Ma è anche vero che se spingevano troppo sul motore si perdeva il bello di questa macchina, ovvero che è molto morbida. E il fatto che non si regoli la limita un pochettino, perché una macchinetta che costa 590 euro più IVA, quindi soldi ragazzi, sono davvero soldi, doveva almeno avere una regolazione per permettere alle persone di usare questa macchinetta per tutti gli stili. Così facendo è per i ritrattisti, è per quelli che sfumano, per quelli che colorano, ok, ci sta. A mio avviso 590 euro forse un po' troppe, a mio avviso. Quindi comprerei questa macchina? Sì. Se dovessero avanzarmi 590 euro più IVA, comprerei questa macchinetta. Anche perché io faccio color, faccio real, quindi per me questa macchinetta andrebbe benissimo. Poi non è che soffro di scarsità di macchinette, quindi se dovessi tracciare delle linee saprei che cosa usare. Detto questo, non mi rimane che salutarvi e ricordarvi di sparare un bel like se vi è piaciuto il video. Anche se non vi è piaciuto, voi mettete un like, che vi costa, è gratis, non vi costa niente. Commentate qua sotto, fatemi sapere se anche voi la state usando, se avevate intenzione di comprarla, cosa ve ne sembra, tutto ciò che vi passa per la testa, scrivetemelo qua sotto. Qua sotto troverete anche il link dove andare ad acquistarla sul sito di Body Supply. Condividete il video, iscrivetevi al canale e per il momento ciao e alla prossima!